Oh, guarda che c'è Nicola Jung! Benvenuti in questa nuovissima puntata. Come ben sapete, a Bangkok è possibile trovare cibi di ogni genere, dallo street food più alla buona, posto su un marciapiede qualsiasi, al ristorante di lusso posto sull'ultimo piano di un grattacielo. Beh, prendete carta e penna che sta per iniziare un tour che vi permetterà di mangiare tra i locali più rinomati e tradizionali di questo paese senza spenderci un rene. Vi porterò a mangiare nei migliori 10 locali consigliati nella guida Michelin, che non potete assolutamente perdere se venite a fare un viaggetto qui nella capitale della Thailandia. Perciò, dato che ho fame, andiamo! Eccolo, siamo arrivati. Il primo locale che mangeremo oggi è il Polo Fried Chicken. Mangeremo il pollo fritto. E questo locale è nella guida Michelin dal 2018 fino al 2024. C'è un mucchio di gente, Eccoci al primo locale consigliato nella guida Michelin e qui sono aperti da più di 50 anni. Questa è la terza generazione che continua questa attività e il loro piatto forte è il pollo fritto, come anche il nome del locale, no? Ed è stato preparato con degli ingredienti segreti della loro famiglia. C'ha un colore bellissimo, dorato, con dell'aglio fritto sopra. Un pollo fritto da guida Michelin. Ma che roba! Buon appetito! Raga, stupendo! Wow! Sembra un pollo arrosto da quanto è leggero sto fritto. Poi c'è l'abbinamento con queste scaglie di aglio fritto che rende il tutto molto più profumato, aglioso. Poi se avete un po' di gusto in più ci mettete un po' di salsa. Anche la salsa stupenda, In qualche modo hanno marinato questa carne perché non si può spiegare, è un pochino dolce, non è per niente secca, tenerissima. È la prima volta che mangio dell'aglio fritto così soffice, è stupendo, molto aglioso, molto leggero. Infatti quando lo mangi non è croccante come lo potete trovare in altri posti in Thailandia. Perciò loro sì, fanno il pollo fritto gustosissimo e sono molto bravi anche a fare l'aglio fritto, ci si abbina alla perfezione. Altro che KFC. Se venite a Bangkok dovete assolutamente mangiare qui perché questo è il pollo migliore di Bangkok, forse anche di tutta la Thailandia. Poi abbiamo preso una porzione di som tan con il mais. Straordinario, è una delle papaya salad più buone che abbia mai mangiato in vita mia. C'è di tutto, molto croccante, il gusto è dolce, un po' aspro, è un po' piccante. Ci hanno messo anche poca fish sauce, che è quella salsa thailandese fatta col pesce, che c'è un odore strano per chi non è abituato. C'è il mais, c'è la carota, c'è la papaya, c'è il pomodoro, ci sono i fagiolini, le arachidi tostate, poi c'è il gambero essiccato che dà un profumino in più. Guarda, c'è pure l'aglio. Mi sono accorto che qui in Thailandia l'aglio lo mettono tranquillamente nell'insalata senza sbucciarlo. Poi se vedete questa insalata ti viene subito l'appetito perché guardate che bei colori, c'è un misto di colori che ti fa venire subito l'acquolina in bocca. Ora mangiamo il collo di maiale, guardate quanto è tenera, cioè è morbidissima sta carne. Guardate. Poi abbinata c'è la salsina, quella solita thailandese, agropiccante, con il peperoncino tritato. Wow, molto molto morbido, maialoso un bel po', punto al punto giusto. Raga, è stupendo. Adesso lo abbiniamo al riso. Facciamo un bel nigiri col collo di maiale. È il paradiso. Abbiamo finito di mangiare, in totale abbiamo pagato 350 baht che sono circa 9,20 euro. Ora vi porto a mangiare l'ortodato, dai. Buonasera, adesso andiamo a mangiare il Hainan Ji Fan, sarebbe il riso con il pollo in stile di Hainan, che sarebbe una regione della Cina. Perché è così famoso questo piatto in Thailandia? Perché gran parte dell'etnia cinese della Thailandia arriva da Hainan, come anche dal Fujian, dal Guangdong, è un misto qui. La Thailandia è pieno di questi cibi che sono derivati dai cibi cinesi, alcuni con modifiche, alcuni no. Questo qui è un riso che esiste veramente in Cina. Adesso vi porto in uno dei migliori
Eccoci, siamo arrivati! In questa strada qui sono 2-3 locali molto simili con un pollo raffigurato come logo, ma il locale è quello giusto, quello in cui andremo a mangiare oggi noi, che è quello consigliato nella guida Michelin, è proprio questo locale qui dietro le mie spalle con i commessi che si vestono di rosa. E il locale, fate attenzione, si chiama così, Goan Kamunkai Pratunam. Questo qui è il locale giusto. Questo è il menù e quello che andremo a mangiare oggi è questo qui, Hainanese Chicken Rice. Oh, Ani Nun, Ani Nun, Ani. Eccoci in un altro locale consigliato nella guida Michelin e qui si mangia il khao man kai, che sarebbe il riso con il pollo hainanese. Un piatto tipico di Hainan, che è una regione della Cina, perché i primi immigrati cinesi in Thailandia arrivano anche da Hainan, perciò hanno introdotto anche la cucina delle loro origini cinesi. Qui abbiamo una salsina con peperoncino e aglio, guardate è un pochino densa. Mettiamo un pochino sul pollo qui e mangiamo. Raga, buon appetito! Oh. Nella salsina c'è pure lo zenzero, però è strabuono veramente, un'esplosione di gusto. C'è la salsina che è piccante, un pochino dolce, che dà quell'aroma in più, poi c'è il pollo che è morbidissimo, c'è la carne veramente tenera, si scioglie in bocca ed è scivoloso, sembra una gelatina, e il riso che è stato condito, bagnato con l'olio del pollo, perciò non è un riso semplice, un gusto veramente polloso. Questa è la zuppa di pollo che ti offrono abbinato al riso col pollo cananese. Vediamo com'è. Sa di pollo un bel po', praticamente è un brodo di pollo speziato con un po' di pepe e zenzero, infatti è un pochino piccante ed è abbastanza salato. Sa quasi di acqua di mare. Poi abbiamo ordinato anche una zuppa di zampe di pollo, guarda che zampa, si vede che si scioglie in bocca. Ossa pulitissime, si è sciolto tutto in bocca. Mai mangiato delle zampe di pollo così fragili? Nella zuppa ci troviamo anche del ligname. Sa molto di patata dolce, incrocio tra patata dolce e castagna. Nella zuppa troviamo pure il ginkgo, anche delle bacche di koji. Proviamo la zuppa. Come si dice in cinese, shipu, che vuol dire che è molto salutare, infatti è stato condito con erbe medicinali cinesi e anche l'olio di pollo fa bene. Poi abbiamo preso anche un tè al crisantemo, dopo tutto quel piccante che abbiamo mangiato, e questo tè qui serve per togliere quel fuoco che c'è all'interno del nostro corpo. Adesso togliamo sto fuoco. Wow, rinfrescato un bel po', dolce e sa di fiore, assomiglia un po' alla camomilla fredda. In totale abbiamo speso 135 baht, che sono circa 3,50 euro. Raga, vi sto portando in dei posti consigliati nella guida Michelin che costano veramente una banalità. Potete mangiare di lusso anche spendendo pochissimo. Tanto sapete tutti che se venite in Thailandia dovete assolutamente mangiare il pad thai, ovvero il saltato alla thailandese, il riso saltato alla thailandese, e per questo oggi vi porto a mangiare in uno dei locali migliori dove fanno il pad thai, consigliato nella guida Michelin. Eccoci qua, siamo arrivati. Il posto si chiama Phai Tha Lu ed è consigliato nella guida dal 2019 al 2023. Michelin Bib Gourmand. Oh. Qui si sale di sopra. Vabbè, si sta benissimo, cioè è fresco, molto fresco. Sembra che siamo arrivati da parrucchiere. Cioè una tagliata mi servirebbe. Sawadee krap.
Abbiamo preso 2 pad thai, uno con i gamberi e uno con il maiale. Questi qui costano 220 baht, che sono 5,80 €, mentre questo al maiale costa 190 baht, che è 5 euro. Mangiamo questo qui col maiale per prima. Sono queste fette di carne tenerissime. Vado, buon appetito! È tenerissima, è affumicata. Wow, stupendo, guarda. È di alta qualità, Per questo il prezzo è più alto della media, perché usano ingredienti di qualità. I noodle sono più sottili. Di solito il pad thai, quello classico, lo trovate un pochino più spessi. Questo qui è molto più sottile. Sono gommosi, un pochino dolce. Dato che sono sottili, assorbono il gusto più facilmente. All'interno come ingredienti troviamo del tofu, dei germogli di soia, la carne veramente, ne mangerei 10 kg. Poi troviamo le uova, cipolla, un pezzo di cipollotto che non so se per decorazione cosa, lo mangiamo ugualmente. Poi troviamo della polvere di arachidi e c'è un pezzetto di lime. A me piace spremerlo un po' sul pad thai e dà quel tocco di thailandesità. Un altro boccone. Ha un gusto meraviglioso, uno dei pad thai migliori che abbia mai mangiato. La croccantezza delle verdure, dei germogli di soia, dei pezzettini di arachidi, i noodles gommosi che assorbono tutto il gusto, quella salsa del pad thai un po' dolce e il profumo della carne di maiale affumicata, cioè la carne è molto tenera ed è un pochino dolce. Guardate come traballa. Fortuna ne ho presi 2 di porzioni perché sono un pochino taccagni, ma va bene, il gusto e la materia di qualità, ci sta tutto il prezzo. Questo qui con i gamberi, ecco perché costa 80 centesimi di euro in più. Guardate i gamberi quanto sono belli cicciotti, freschi. Non so come l'abbiano saltato, ma il gambero è veramente cremoso. Seriamente, se volete mangiare un buonissimo pad thai, questo è il posto giusto. È strabuonissimo, ne mangerei altri 10. Ne mangerei altro, dai, che non sono ancora pienissimo. Scusate, c'è uno scoiattolo. Basta che non mi caghi in faccia. Avete mai visto il film Una notte da leoni 2? Ecco, noi siamo proprio sotto all'hotel La Bua e proprio qui sotto c'è un locale sempre consigliato nella guida Michelin dove fanno il riso con la zampa di maiale, molto molto famoso. Però qui c'è un casino, c'è il semaforo per le macchine ma non c'è il semaforo per i pedoni. Qui mi starnutiscono in faccia questo. Eccolo qua, questo qui è La Bua. Avete presente la parte nel film in cui dove c'è l'FBI, la CIA che cercano Mr. Ciao? Quello che fa canzone. Si incontrano proprio nello Sky Bar di questo hotel qui. C'è la fila. Eccoci qui, la fila è stata corta, pensavo peggio. E questo locale è consigliato nella guida Michelin dal 2018 fino ad oggi. E qui si mangia il khao kamu, che sarebbe riso e una zampa di maiale brasato con fuoco lento. Guardate, ne ho preso uno veramente gigante, il più costoso di tutti, che costa 320 baht, che sono circa 8,40 €. Perché guardate quanta roba, cioè è la zampa di un maialone ciccione. Poi vabbè, qui ci hanno dato delle verdure marinate, penso. Proviamolo. Sanno di erba medicinale. È arrivato il nostro momento di mangiare sto khao kamu. Guardate la carne, quanto è tenera, si scioglie, si sgretola tutto. Una roba stupenda, è pieno di collagene poi. Questo fa benissimo alla pelle. Wow. Passiamo all'assaggio. Raga, stupendo. La prima volta che mangio una zampa di maiale così gigante, la carne è tenerissima, un pochino dolce, assomiglia un pochino alla carne
quella che mettono nel rojamon, molto molto simile ma ancora più morbida. Oh, la pelle. Ed è qui che è concentrato tutto il collagene. E come potete vedere la pelle viene prima staccata dalla zampa, poi le viene tolta tutto il grasso con l'aiuto del cucchiaio, infine la immergono nella zuppa e rimessa sulla zampa. È una roba incredibile. Wow, la pelle mi piace un bel po' perché scende giù con il riso che è una meraviglia. È appiccicoso ma non troppo. L'hanno cotta così tanto che si scioglie in bocca. Si sgretola tutto, rimane un pochino dolce. Una sensazione incredibile. Sono soldi ben spesi, Nemmeno 10 euro abbiamo pagato. Cioè il riso costa 10 baht, questo qui costa 320 baht. In totale è circa 8,50 euro, dai. Guardate come si stacca subito dall'osso. Le ossa sono pulitissime. E sotto c'è tutta carne, È tutta carne. Poi il brodino, è buonissimo il brodino. È un pochino dolce, un po' appiccicoso, pieno di collagene. Se volete ci mettete anche un po' di salsa piccante. È la salsa tipica piccante thailandese. E questo piatto qui è un piatto tipico della popolazione di Chao Tu. Non so se vi ricordate i miei video passati che vi ho fatto vedere anche la città dei primi cinesi immigrati in Thailandia. Vivono qui da decenni, sono diventati thailandesi a tutti gli effetti e hanno portato tantissimi cibi. E tantissimi cibi sono diventati dei cibi che rappresentano la Thailandia. Adesso ci riposiamo un po' e ci beviamo un bel caffè a Longan. Un caffè con il succo di occhi di drago. È una bibita aspra, un pochino effervescente e sa di caffè. Un misto tra amaro e aspro. È rinfrescante sì, però è strano, veramente strano. Ecco, siamo arrivati in un altro locale consigliato nella guida Michelin e stavolta mangeremo il chok, una specie di porridge fatto col riso. E il locale si chiama Chok Prince, nel senso che è il principe del chok. Poi mi sono preso una bella bevanda perché con sto caldo mi è venuto un gran sonno. Ho dovuto prendere questa specie di Red Bull per farmi restare sveglio. Come potete vedere qui è consigliato nella guida Michelin dal 2018 fino al 2023. Qui troviamo il menù ed è in 4 lingue: thailandese, inglese, cinese e giapponese. Oh, Aninen. Oh, patongo. Ecco il nostro chok di maiale, sarebbe un congee, cioè un porridge di riso con delle polpette di maiale, interiore di maiale, condito con dello zenzero fresco, del cipollotto, uova centenarie, poi c'è un uovo quasi crudo, guardate. Wow, guardate quanto è creamy. Cremosità assurda. E qui prima di mangiare dobbiamo rompere anche l'uovo centenario. Ecco qua. Ah, che roba, oh. Buon appetito! Wow, è stupendo, è morbidissimo, molto molto cremoso, un pochetto salato, cioè questo come colazione è una cosa straordinaria. Il soul sarebbe il riso bollito, che diventa proprio una pappa molto molto cremosa, molto morbida, che è solitamente al sud della Cina, verso il Guangdong, il Chaozhou. Si mangia molto il soul, infatti lo abbinano a tutto anziché al riso normale al vapore, e dalla cucina di Chaozhou deriva questo soul qui. Proviamo sta polpetta di maiale. Maialoso un bel po', leggermente salato, guarda, è stupendo. E con questo vi voglio mostrare che in Thailandia non si trovano solamente cibi straspeziati, esiste anche il sapore per un palato più leggero, e questa ne è la prova.
poi per abbinare al chop abbiamo preso una porzione di questo cibo qui, che in cinese chiamano youtiao e in thailandese patongo, che sono delle pastelle fritte cinesi in stile thailandese, perché quelle cinesi sono lunghe, mentre queste thailandesi sono più corti. Molto profumato, croccante, e si mangia così, staccate a pezzettini e li mettete all'interno del chop. Ti dà quel profumino in più del fritto, buonissimo. Però voglio evitare questi pezzettini di zenzero che non mi piace, cioè non mi piace mordere pezzettini di zenzero. Finito raga, andiamo al prossimo locale. Strabuonissimo! In totale abbiamo pagato 81 baht, che sono circa 2,10 €. Mamma mia, qui si mangia di lusso a bassissimo prezzo. Adesso vi portiamo a mangiare un altro locale e prendiamo un tratto col bus perché fa veramente caldo, mezz'ora di camminata non c'ho voglia sotto il sole e la porta non è neanche chiusa, cioè che figata. Sapete quanto costa il bus qui? 10 baht, guardate, 10 baht. Costa 10 baht che sono 26 centesimi di euro. Ci abbiamo pure il divano, mamma mia, tutto di lusso, a solamente 26 centesimi. Una roba assurda, lo sportello è ancora aperto, non lo vogliono chiudere. Eccoci arrivati a Yaowarat, che sarebbe la Chinatown di Bangkok, e qui è pienissimo di locali consigliati nella guida Michelin. Oltre a questi locali della guida Michelin è possibile trovare anche tantissimi altri locali buonissimi, validi, dove poter mangiare. È una zona sola, no? La Chinatown di Bangkok, però tra giorno e sera sono due facce diverse, perciò sì, sicuramente farò un contenuto apposita su questa zona qui, però al momento siamo ancora nella serie Michelin. Il locale che andremo a mangiare adesso è posto a Chinatown, dietro a queste lanterne rosse cinesi. Non potete sbagliare, il nome di questo locale si chiama Guaijub Owan Pochana, però non c'è scritto da nessuna parte e l'unica cosa che potete fare riferimento sono le lanterne rosse cinesi. Rossissimo, segno di auspicio. Dai, entriamo. Che posto alla buona, raga. Sì, sì, grazie. Thank you. Ah. Also, barbecue crispy corn rice. Chupa only one small 60. Barbecue crispy 2 main small 75. No rice barbecue crispy small 200. Big size 300. Capito? Io non ho capito un cavolo. One, yes. 饮料喝什么呢？莲藕汁，一个一个就可以了，谢谢。 Raga, questo è un locale consigliato nella guida Michelin. Pure il menù, raga, sono 4 foto messe in croce per dire, oh, questi sono i nostri piatti migliori. Qui stanno facendo i traslochi, non sto capendo niente, cioè sono l'unico cliente che sta mangiando qui. Non è che ho sbagliato posto, no. No, però i cibi sono belli, cioè hanno un aspetto molto bello. Solamente che mi sta venendo un po' di nausea. Sembra che sono all'interno di un film di Bollywood. C'ho 2 ventilatori giganti che mi sta facendo vento a palla. Mi sta venendo la nausea. Vomito prima di mangiare. Allora, abbiamo ordinato dei noodles di riso arrotolati con maiale croccante e interna di maiale. Buon appetito!
Ha un gusto veramente pulito, leggero ed è leggermente piccante del pepe. Qui usano un casino anche il pepe, ma solitamente il pepe lo usano quando fanno le zuppe pulite, cioè quando fanno le zuppe leggere. Ci mettono il pepe, il cipollotto, qui troviamo anche il fegato di maiale, il crispy pork, il maiale croccante. Anche se è stato nel brodo rimane croccante uguale, molto profumato, wow. Poi ci sono questi noodles di riso arrotolati che sono morbidissimi, con un morso si staccano subito. È come mangiare le penne. Ora beviamo un sorso del succo della radice di loto. Wow, è leggermente dolce e sa un pochino di mais e fior di lotoso un bel po'. Poi abbiamo preso questa porzione che è un misto di maiale croccante e il cha cha ro, che sarebbe sempre maiale ma brasato, e qui c'è una salsina dolce piccante. Ah, che stupendo. La carne brasata rimane leggermente secca, dolce, molto profumato. Maiale croccante. È morbidissima, sembra gelatina, è quasi tutto grasso e lo strato croccante fuori è stato fatto con l'olio, cioè con il grasso del maiale. Praticamente si è fritto da solo. Stupendo. Sentite quanto è croccante. Una roba stupenda, veramente, è croccantissima e profumatissima. Ed è uno dei cibi simbolo della Thailandia. Infatti se venite in Thailandia vedrete sempre questo cibo qui. Vedrete sempre appesi dei pezzettoni di carne di maiale dorati così, con l'esterno fritto. Creando questa serie di guida Michelin a Bangkok è fighissima perché si possono trovare delle prelibatezze stupende in posti più nascosti possibili, perché chi è che se lo immaginerebbe un locale consigliato nella guida Michelin qui, all'interno di queste lanterne rosse. Poi non sembra neanche un ristorante, non sembra neanche un posto dove mangiare. In totale abbiamo pagato 285 baht che sono 7,50 €. Continuiamo il nostro giro. La fila, come al solito. Ho un big set. Sa che si è scottato, eh? Ha saltato come Tom su Tom e Jerry. La fila è lì, capite? Perché mi ha detto dovete mettervi in riga e sono messi tutti in riga. E sono in fila indiana dietro di noi. Eccolo qui, il Patongo. È la prima volta che vedo un locale consigliato nella guida Michelin sotto forma di street food, però non ho ben capito il perché del solamente 2018-2019, poi si è fermato lì, ma va bene uguale, è già qualcosa. Molti non hanno ricevuto nemmeno un riconoscimento. Praticamente qui fanno solamente il Patongo, che sarebbero delle pastelle fritte cinesi in stile thailandese, perché quelli cinesi sono più lunghe, mentre questi thailandesi sono così, corti. Poi abbinato c'è pure la salsa al cocco e pandano. Buon appetito! Oh, raga, una roba meravigliosa. La salsa al pandano e cocco è dolce al punto giusto e cremosissimo. Fuori è croccantissimo e all'interno è sofficissimo, guardate. Un'altra particolarità del Patongo è che ti abbinano la salsa, una salsa dolce, mentre il youtiao cinese è senza salsa, la devi mangiare o da solo o abbinato a un latte di soia. Perciò, come avrete visto, in Thailandia potete trovare della cucina cinese ritoccata, cioè ci hanno messo la loro thailandesità, un incrocio di cultura tra Cina e Thailandia. Stupendo. 5 minuti fa erano bollenti, si sono raffreddati subito. La Thailandia è magica, veramente. Non è la prima volta che capita questa cosa. Anche tipo nelle zuppe, nei noodles in brodo. Dopo 5 minuti si raffreddano e puoi mangiarli tranquillamente.
Siamo arrivati in un altro locale consigliato nella guida Michelin e qui mangiamo i mamà, che sono gli spaghetti istantanei thailandesi. Sono consigliati nella guida Michelin dal 2018 fino al 2024, raga. E ogni volta che vengo a mangiare qui c'è la fila. Raga, abbiamo preso il nostro numero 128, ha detto che dobbiamo aspettare ancora 2 ore. Dobbiamo mangiare qualcos'altro, va là. In 2 ore posso mangiare un all you can eat e digerire tutto e ritornare. Oh, è arrivato il mio numero, finalmente. Dentro ci sta benissimo, aria condizionata a palla. Il locale si chiama Jeho. Jeho! Sulla mappa trovate Jeho Chula e Chula sarebbe questa zona qui ed è una via pieno zeppo di locali dove si mangia, anche perché siamo nei pressi dell'università più famosa, più rinomata della Thailandia e qui si mangia principalmente gli spaghetti mamà. Allora prendiamo una insalata di sashimi di salmone e il piatto proprio che va un bel po' in questo locale qui è il mamà fatto con i frutti di mare. Dai, prendiamo non il meno costoso ma nemmeno il più costoso che è 850, prendiamo una via di mezzo 660. Oh, costa un casino raga, e lui è il capo, cioè è il genio che ha inventato questa cucina qui. I ramen istantanei venduti a 17 euro. È un genio. Ecco, è arrivato tutto, abbiamo speso in totale 25-30 euro, un po' caruccio qui in confronto agli altri locali normali thailandesi. Abbiamo preso un'insalata di salmone crudo alla thailandese, 300 baht, che sono circa 8-9 euro, e una porzione bello pieno di mamà, cioè noodles istantanei con tantissime chele e tordi d'uovi. Questo qui 660 baht, che sono circa 17,30 euro. Incominciamo dall'insalata di salmone crudo, guardate, è pieno zeppo di aglio, fette di lime, guardate la salsa per i frutti di mare thailandese, quella verde, piccante, dolce, mi è venuta l'acquolina in bocca. Cominciamo, buon appetito. Sembra di mangiare la gelatina di salmone crudo, scivolosissimo e molto molto fresco. La salsa è stupenda, io adoro la salsa thailandese per i pesci. È agrodolce e piccantissimo, stupendo. Un'esplosione di gusto, aspro e piccantissimo. Wow, quanto è aspro. Ho mangiato una fetta di lime, asprissimo, si abbina alla perfezione. Poi c'è l'aglio che gli dà quella piccantezza sua. Wow, voi non sapete cosa vi perdete quando venite in Thailandia. La porzione sembrava piccola, però c'è un bel po' di roba. Cioè 7,90 euro ci sta tutto qui. È arrivato il momento di questo, va che roba. Oh, si vede già dal colore che sto granchio è freschissimo. Cioè guarda che roba. Fresco, freschissimo. La polpa è tenerissima, dolce e granchioso un bel po'. Guardate qui, ci stanno pure 4 tuorli d'uovi. Spacchiamo tutto e rendiamo un colore più bello. Wow, che roba, wow! Avete mai visto una roba del genere? Vedete, sotto ci stanno i mamà, che sono i noodles istantanei thailandesi. Questa porzione è bella grande, Mi sa che non ci sta solo un pacchetto di mamà. Ce ne saranno minimo 4 pacchetti, perché anche voi, come sapete, un pacchetto di mamà è una porzione molto molto piccola. E la zuppa è la zuppa tom yum, che sarebbe la zuppa tipica thailandese. Mangiamo che c'è una gran fame. Vado, Wowissimo, molto zuppa tom yum, agrodolce piccante, un sapore molto forte, molto thailandese. Sono i ramen istantanei più costosi che abbia mai mangiato in vita mia, cioè 17,30 euro per sta porzione. Hanno alzato anche i prezzi, perché l'ultima volta che sono venuto a mangiare qui costava 100 baht in meno, però ci sta, dai. Raga, incredibile, solo che strapicantissimo. Sono felicissimo. Poi facendo sta serie sto mangiando di lusso tutti i giorni. Raga, avete mai visto delle maniglie dentro la macchina? Fatte in questo modo,
ingegnoso. Comunque adesso vi porto a mangiare in un altro locale, sempre consigliata nella guida Michelin, e che cacchio, è la serie dedicata solo a questo. E il posto si chiama Here High. Oh, siamo arrivati! La solita fila tocca fare. Speriamo non 2 ore perché fa un caldo. E nel mentre facciamo la fila, guardiamo un po' il menù, tanto non abbiamo niente da fare. Ed è consigliata nella guida Michelin dal 2020 fino ad oggi, 2024. Allora il capo, lui è il capo, guadagna un casino, guadagna. Tutti i giorni la fila fanno qui. Qui si mangia il granchio e le cannocchie. Guardate che figo. Chi è il figlio? Muscoloso, bodybuilder. Qui il prezzo è più alto della media, anche rispetto a tutti i locali della guida Michelin che vi ho portato a mangiare. Forse anche per il tempo dedicato, no? Per sgusciare le cannocchie e i granchi. Qui è famoso il riso saltato con il granchio, se no anche le omelette con le ostriche. E poi questo qui, raga. Sì, questo sì, dai, è pieno di aglio. Ah, beh, stupendo. C'ho l'acquolina in bocca. Guardate questo. No, vabbè, questo lo voglio. Ok, 690 sto cacchio. Questo è l'orario di apertura e chiusura. Guardate, dalle 10 alle 15 e pomeriggio dalle 16 alle 17 e mezza. Di mattina ok, 5 ore va bene, ma pomeriggio 1 ora e mezza lavoro, no? Mettitela. Ah, sì, sì. Te. Ah, che brutto posto mi hanno riservato. Ani, poi da bere, un'aranciata, anche un capo. Come al solito in Thailandia ti servono dei bicchieri freddissimi, sono ultra freddi, ghiacciati, appena usciti dal freezer, col ghiaccio, è geniale, così le bibite sono ancora più fresche. Alla salute! Una cosa che dovete fare attenzione è di portare sempre dietro le banconote, perché qui la maggior parte dei locali accettano solamente cash only, no credit card o no Alipay, solo cash. Incominciamo da questo riso saltato, il riso saltato più costoso che abbia mai mangiato in vita mia, e c'è un suo perché. Guardate la polpa di granchio già tutto sgusciato. Buon appetito! Guarda, stupendo! Non è secco sto riso saltato, cremoso, si sente un bel po' l'uovo, la polpa di granchio sgusciata, una roba stupenda. Non c'è neanche bisogno di sgusciare e non c'è neanche un pizzico di guscio tra i denti. Il gusto è leggermente salato, è adatto a tutti i palati. O se no, per chi vuole un gusto più forte, può usare questa salsa qui, che è la salsa per frutti di mare thailandese. La mettiamo qua sopra. È buonissimo in entrambi i modi. Wow! Oh, è strapiccante sta salsa. Stupendo. È arrivato il momento di mangiare le capasante. Raga, capasante saltato con peperoncino e basilico sacro. È la prima volta anche per me, raga. Un piattone così di capasante già sgusciata, già tolto dalla conchiglia. Andiamo all'assaggio. Oh, peperoncino è abbastanza piccante, però è buonissimo. Guardate quanto è morbida, sembra una gelatina. Si scoppia in bocca, bellissimo. Guardate le canocchie, già sgusciate del tutto. C'è la testa, c'è il culetto. Come hanno fatto a sgusciarlo così? È pulitissimo. Questo locale è veramente per chi non c'ha voglia o per chi non sa come sgusciare i crostacei, tipo i granchi o le canocchie, perché veramente non devi fare niente. Guardate, è pulitissimo, non c'è neppure le zampe. Te basta che arrivi qui, paghi e mangi, cioè senza sgusciare niente, perché lo fanno loro. Vedete le scaglie qui? È una pioggia di aglio fritto, profumatissimo. Veramente freschissimo, la carne è molto molto morbida, già sgusciato poi, cioè meglio di così. Poi abbiamo pure questa salsa qui, agro piccante thailandese. Una mini canocchia. Veramente, oh, una roba stupenda. Le canocchie già sgusciate, la polpa è freschissima, morbidissima, dolce, veramente una roba spettacolare. Ma mangiate le canocchie così pulite. Sono felicissimo.
Questo si chiama riso e frutti di mare. Per tutta sta roba, con le aranciate comprese, in totale abbiamo pagato 1310 baht, che corrispondono a circa 34,50 €. Cioè, porzioni giganti di crostacei già sgusciati, pronti da mangiare subito. Oh, strabuono sto riso. Wow. Riso di lusso. Ora vi porto a mangiare nell'ultimo locale di questa bellissima serie marcata Guida Michelin in Bangkok. E cosa sarà? Certo che è un dolce! Vi porto a mangiare il mango sticky rice. Eccoci arrivati, qui si mangia uno dei mango sticky rice più buoni di Bangkok e si chiama Kei Pani. E come potete vedere è consigliato nella Guida Michelin dal 2019 fino al 2024, cioè adesso. Ma non si mangia sul posto, mi sa, Oh, non cinta. Qui mi sa che tocca mangiare qui, non si mangia all'interno. Oh, fa con capo. Raga, si mangia qui. Ecco il nostro mango sticky rice, ci è costato 125 baht che sono circa 3,30 €. Allora, il mango sticky rice è formato da riso glutinoso con la crema del latte di cocco e qui abbiamo un bellissimo mango intero, fresco, tagliato, e questo qui è fagiolo verde mungo fritto che dobbiamo cospargere qui sopra. Buon appetito! Allora, è stupendo! Sia il mango che il riso sono un pochino caldi, il mango freschissimo, dolce, senza quelle fastidiosissime filamenti di fibre che si incastrano fra i denti, scivola in bocca! Poi c'è la cremosità del latte di cocco e il riso glutinoso che ti si appiccica in bocca, e poi si aggiunge la croccantezza del fagiolo verde mungo fritto che dà quel profumino in più e si sente anche un pizzico di salato. Una roba stupenda, veramente buonissimo. Arroi, ma bravo, stupendo. Oh, siamo arrivati al termine pure di questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. E col mango sticky rice finiamo questo video. Vabbè, ciao!